E a quanto pare ci risiamo. Ti ricordi la nostra amica è la palla divinatoria che fornisce le sue risposte, spero che un po' si veda, ai quesiti più incredibili. Ed è anche l'unico strumento per capire che cavolo sta combinando Microsoft nell'ultimo periodo. Ebbene sì, perché solo alla fine dell'anno scorso le notizie paraufficiali volevano che sarebbe uscito Windows 12 entro marzo di quest'anno e invece c'è stato un clamoroso dietrofront con una serie di risvolti incredibili. Infatti, a quanto pare, non solo Windows 12 non uscirà, ma ci saranno anche tante novità importantissime che andranno ad impattare e probabilmente anche molto negativamente sulle nostre attuali macchine. Ma non perdiamo altro tempo e andiamo a vedere di che cosa stiamo parlando. Ti senti pronto? Iniziamo! Ebbene sì, le feste di Natale sono finite e purtroppo con loro è finito anche il panettone e quindi sono tornato alla mia classica colazione a base di biscotti. Ebbene, è stato proprio con uno di questi biscotti che stamattina mi sono strozzato mentre ho letto questa notizia davvero inquietante. L'articolo proviene da Windows Central, una testata americana di settore che è di fatto la più autorevole in assoluto per tutto quello che riguarda il mondo Microsoft. E nell'articolo si titola Windows 11 versione 24 H2, nuove funzionalità e PC con intelligenza artificiale di nuova generazione. E tutto quello che sappiamo fino ad ora. L'articolo prosegue chiarendo che questa nuova versione 24 H2 di Windows 11 dovrebbe uscire attorno a settembre di quest'anno e che sarà fortemente incentrata sull'uso dell'intelligenza artificiale, anche portandosi in simbiosi con tutta la nuova fascia di computer che dovrebbe uscire a breve, che integra al suo interno dei chip per l'intelligenza artificiale basati su processori autonomi e non più sul cloud. E come se non fosse già abbastanza chiaro, nell'articolo si insiste sul concetto che Microsoft sta sviluppando questa nuova versione 24H2 di Windows 11 che sarà fortemente incentrata sull'intelligenza artificiale di nuova generazione e che addirittura Microsoft sta sviluppando una nuova versione avanzata di Copilot che a quanto pare è già quasi pronta. Va bene, ma a questo punto che motivo c'è di strozzarsi con il famoso biscotto? Beh, i motivi non solo ci sono tanti, ma soprattutto ti toccano molto da vicino. Andiamo a capirli per bene. Innanzitutto, tutte queste funzionalità che sono state appena illustrate dovevano essere le funzionalità che caratterizzavano Windows 12 e non l'ultimo major update di Windows 11. Ma questo non basta, perché solo fino a pochi giorni fa Microsoft titolava in maniera completamente diversa. Ah, ecco, ma allora ricordavo bene. Esattamente il 2 dicembre del 2023 su questo articolo ci veniva riferito che il Commercial Times di Taiwan, e quindi con tutto il rispetto per la categoria non esattamente il fruttivendolo sotto casa, ci informava che Microsoft avrebbe rilasciato Windows 12 nel giugno del 2024. Ma allora perché tutto questo fare e disfare? Dai la cera, togli la cera. A questo punto però la mia curiosità è diventata davvero irrefrenabile e così sono andato a dare una sbirciata alla stessa notizia su tutte le altre riviste di settore che non solo confermavano il fatto che Windows 12 per tutto il 2024 sostanzialmente ce lo possiamo scordare, ma aggiungevano anche altri gustosi dettagli. Ad esempio, Hardware Upgrade ci informa che questa tempistica di rilascio non sarebbe casuale e che molti produttori hardware stanno pianificando il lancio della prima generazione dei cosiddetti AI PC per giugno del 2024, in concomitanza con il Computex, una fiera internazionale molto interessante di Taipei. Windows 11 24H2 sarebbe dunque stato realizzato appositamente per supportare al meglio questi dispositivi, con funzionalità inedite nell'ecosistema Microsoft. E fin qui quasi tutto bene. Stessa notizia confermata anche da everyeye.it che parla della stessa cosa e dice che
Probabilmente intorno al Computex di giugno vari produttori annunceranno i primi PC AI. I reali motivi di questa scelta potrebbero essere quelli confermati da Punto Informatico, che ci dice che i veri motivi che hanno gravato su questa scelta potrebbero essere dovuti alla volontà di puntare nuovamente su Windows 11 per il problema della cosiddetta frammentazione. Infatti, quello che è successo è che diversi utenti di Windows 10 e versioni precedenti si sono categoricamente rifiutati di passare a Windows 11, creando di fatto una serie di problemi a Microsoft. Ed è proprio qui che la vicenda inizia a toccarci da vicino e potrebbero iniziare ad esserci dei seri problemi anche per noi. Ma davvero? Eh sì, perché a quanto ci informa la rivista Il Software, i PC AI basati su Windows 11 24 H2 non solo avrebbero bisogno di avere almeno 16 GB di RAM, ma soprattutto avrebbero bisogno di una CPU in grado di supportare una potenza di calcolo di 40 TOPS. TOPS sta per tera operazioni al secondo e la cifra di 40 TOPS è assolutamente smisurata. Infatti andrebbe ad ammontare a circa 40.000 miliardi di operazioni al secondo, praticamente un qualcosa che attualmente nessun PC potrebbe supportare. Tenendo conto del fatto che gli ultimi processori Microsoft erogano una potenza di circa 34 TOPS, se queste notizie fossero confermate, per la maggior parte degli utenti che vogliono usufruire dell'ultima versione di Windows sarebbe necessario cambiare PC, ma non basta. Se infatti fino ad oggi per l'aggiornamento di Windows 11 abbiamo utilizzato un metodo che si chiama Enablement Package, da questo momento in poi per aggiornare quindi a Windows 11 24 H2 il metodo cambia e si passa al cosiddetto OS Swap, cioè di fatto un cambio completo del sistema operativo, mascherato comunque da aggiornamento. Ma questo implica anche il fatto che non sarà più possibile, almeno in linea teorica, bypassare i requisiti minimi per poter usufruire dei futuri aggiornamenti di Windows. Ma cerchiamo di fare un attimo il punto della situazione. Come diceva qualcuno, a pensar male si fa peccato, ma spesso ci si indovina. Circa l'80% dei computer del mondo è suddiviso tra Windows 10 e Windows 11. Come abbiamo visto negli ultimi video, Windows 10 sta creando una serie di problemi con gli aggiornamenti ai suoi utenti, senza considerare il fatto che non riceve più gli aggiornamenti delle funzionalità che spesso e soprattutto con il progredire della tecnologia sono molto utili. Sarebbe quindi necessario passare a Windows 11, ma passare a Windows 11 significherà a breve, per gli stessi motivi, passare alla versione 24H2. La versione 24H2 non è di fatto un aggiornamento, bensì si tratta praticamente di una nuova installazione del sistema operativo. E questo riduce, per non dire che rende impossibile, perché questo ancora non lo sappiamo, bypassare le caratteristiche minime. Per la maggior parte degli utenti del mondo, quindi, dato che le caratteristiche minime sono assolutamente esagerate, sarà necessario acquistare un nuovo computer. Mi sembra già di sentire tutte quante le voci sulla community. Basta, io non aggiorno un bel niente, oppure basta, io cambio sistema operativo, oppure ve l'ho detto che Linux è meglio di Windows. Ora, tralasciando tutte queste annose questioni, mi permetto di darti il mio parere personale. Per come conosco Microsoft, è solita fare questo genere di annunci sensazionalistici e fare trapelare artatamente questo tipo di notizie semplicemente per creare un'aspettativa di un certo tipo e successivamente abbassare il tiro. Questa è una tecnica di marketing che serve semplicemente a farci accettare delle grosse modifiche semplicemente perché sono meno spaventose rispetto a quelle a cui ci aveva preparato. Per cui il mio consiglio personale è quello di attendere il flusso degli eventi e soprattutto mantenere il sangue freddo. Ed anche oggi siamo giunti al termine. Ma come ben sai, un video non può essere considerato completo senza i dovuti ringraziamenti, che quest'oggi sono tutti per te, per la compagnia che mi hai fatto nel corso di questi minuti. E detto questo, non mi resta che salutarti e darti, come di consueto, appuntamento alla prossima!